5:29 del mattino. Deserto del New Mexico. 16 luglio 1945. Il mondo è ancora buio. Il silenzio è assoluto, rotto solo dal vento che spazza la sabbia fredda. Al centro di una valle desolata, una torre d'acciaio alta 30 metri regge un oggetto metallico sospeso nel vuoto. Sembra una grossa sfera, sgraziata, coperta di cavi e bulloni. Gli scienziati la chiamano The Gadget. Tu la conosci come la fine di un'era. Dentro quella sfera c'è un cuore di plutonio, grande appena come un'arancia. È caldo al tatto, come un animale vivo che respira radiazioni. E tra esattamente un secondo, quel piccolo pezzo di metallo diventerà la cosa più luminosa che abbia mai toccato la superficie della Terra da quando è nato il Sistema Solare. Ma non guardare il fungo atomico. Quello è il finale noioso. La vera magia, il vero terrore, accade molto prima. Accade in uno spazio di tempo così breve che il tuo cervello non ha nemmeno un nome per definirlo. Benvenuto nell'ultimo istante di pace. Entriamo dentro. Attraversiamo l'acciaio freddo della scocca. Superiamo strati di alluminio, strati di esplosivo chimico, fino ad arrivare al centro esatto. Qui, nel buio più totale, galleggia il nucleo. 6 kg di plutonio 239. Un metallo grigio, pesante, tossico. Sembra inerte. Sembra un sasso, ma non lo è. A livello atomico, questo oggetto è un alveare impazzito. Ogni singolo atomo è instabile, pronto a rompersi, pronto a urlare. Ma per ora sono troppo lontani l'uno dall'altro. I neutroni scappano via nel vuoto, persi per sempre. Il mostro sta dormendo. Per svegliarlo non basta accendere una miccia. Bisogna fare qualcosa che contraddice ogni logica umana. Bisogna schiacciarlo. Bisogna prendere un oggetto solido e comprimerlo finché non occupa meno spazio di quanto la fisica dovrebbe permettere. Immagina di prendere una cattedrale di marmo e ridurla alle dimensioni di una noce, senza perdere nemmeno un grammo di peso. Il timer segna 0. Un segnale elettrico parte dai condensatori. Viaggia attraverso cavi coassiali a una velocità vicina a quella della luce. In questo preciso istante, 32 detonatori posti sulla superficie esterna della bomba devono scattare. Non uno dopo l'altro, non quasi insieme. Devono scattare esattamente nello stesso milionesimo di secondo. Se uno solo di questi detonatori ritarda anche solo di un battito di ciglia, la bomba non esplode. Farebbe solo puff. Si romperebbe come un uovo caduto a terra, spargendo plutonio radioattivo ovunque, ma senza il fuoco nucleare. È la scommessa ingegneristica più grande della storia. 32 fulmini artificiali colpiscono contemporaneamente la superficie esterna. E qui inizia l'impossibile. L'esplosivo chimico non esplode verso fuori, come una granata. Esplode verso dentro. Un muro di fuoco e pressione si stacca dal guscio e inizia a correre verso il centro a 8000 metri al secondo. Seguiamo l'onda d'urto. È veloce, ma disordinata. È convessa, curva verso l'esterno. Se colpisse il nucleo così, lo spingerebbe via invece di schiacciarlo. Ecco perché gli scienziati hanno dovuto inventare le lenti esplosive. Strati di esplosivo veloce e strati di esplosivo lento, sagomati con una precisione geometrica assoluta. Funzionano esattamente come la lente dei tuoi occhiali, ma invece di piegare la luce, piegano l'onda d'urto, la raddrizzano, la trasformano da una sfera che si espande in una morsa perfetta che si chiude. Immagina 32 mani giganti fatte di fuoco che si chiudono attorno a una palla di neve. Se la pressione non è perfettamente identica in ogni singolo punto, la palla scivola via tra le dita. Ma qui la matematica è perfetta. L'onda d'urto diventa una sfera liscia, dura come il diamante, che converge verso il centro.
Il plutonio non ha via di scampo. Il mondo esterno cessa di esistere. Esiste solo la pressione. Siamo a 0,0001 secondi. L'onda d'urto colpisce il nucleo di plutonio. L'impatto è così violento che il concetto di solido smette di avere senso. Il metallo, uno dei più duri e pesanti dell'universo, inizia a comportarsi come un liquido. Viene strizzato. La sua densità raddoppia. Immagina il tuo corpo compresso fino a diventare grande come una tazzina da caffè, ma mantenendo tutto il tuo peso. Gli atomi di plutonio vengono spinti così vicini l'uno all'altro che i loro elettroni iniziano a sovrapporsi. Urlano, si respingono, ma la pressione dell'esplosivo è più forte. Vince lei. Il nucleo collassa su se stesso. E al centro esatto, nel cuore di questa sfera che si sta rimpicciolendo, c'è una piccola pallina chiamata Urkin, il riccio. È fatta di berillio e polonio. È la chiave di accensione. Quando l'onda d'urto la schiaccia, rilascia il primo, singolo, solitario neutrone. La scintilla nel pagliaio. Quel singolo neutrone è come un proiettile sparato in una stanza piena di specchi. Colpisce il primo nucleo di plutonio. E qui accade la magia nera della fisica. Il nucleo non si sposta, si spacca. Si divide in due pezzi più leggeri. Ma se pesi i due pezzi risultanti, ti accorgi che manca qualcosa. Manca un frammento infinitesimale di massa. Dov'è andata? Einstein te lo ha detto 40 anni prima. Quella briciola di materia non è sparita. Si è trasformata in pura energia. E insieme all'energia, da quel nucleo rotto, escono altri 3 neutroni. Uno entra, 3 escono. È un cattivo affare per l'universo, ma è l'affare che stiamo cercando. Ora hai 3 proiettili, che colpiscono altri 3 nuclei, che ne rilasciano 9, poi 27, 81, 243. Sembra una progressione lenta, vero? Ti sbagli di grosso. Questa duplicazione accade ogni 10 nanosecondi. Un nanosecondo sta a un secondo, come un secondo sta a 31 anni. In meno tempo di quanto la luce impieghi ad attraversare la tua stanza, siamo passati da 1 a miliardi di reazioni. È una valanga geometrica, una cascata esponenziale che non può essere fermata. Il nucleo di plutonio, che un attimo fa era metallo freddo, ora sta vibrando di un'energia che non esiste in natura sulla Terra. La temperatura sale. Non sale come l'acqua che bolle. Sale di milioni di gradi in una frazione di secondo. Il metallo non fa in tempo a fondersi, non fa in tempo a evaporare. Diventa plasma. Diventa un gas di particelle cariche che ha la stessa densità del piombo. È uno stato della materia che esiste solo nel cuore delle stelle morenti. E noi lo abbiamo appena creato, a 2 metri dal suolo del deserto. Ma c'è un problema, un enorme problema fisico. Quando riscaldi qualcosa, questa vuole espandersi. Il nucleo di plutonio ora è caldo come l'inferno e vuole esplodere verso l'esterno. Vuole disperdersi. Ma se si espande troppo presto, gli atomi si allontanano. I neutroni mancano i bersagli. La reazione si ferma. Sarebbe un petardo bagnato. Ecco perché l'esplosivo esterno sta ancora spingendo verso dentro. È una gara titanica tra 2 forze divine. Da una parte, l'inerzia dell'implosione che vuole tenere tutto stretto. Dall'altra, la pressione nucleare che vuole spazzare via tutto. La bomba deve rimanere intera ancora per qualche microsecondo. Deve resistere alla sua stessa potenza il tempo necessario per bruciare abbastanza carburante. È come cercare di tenere chiuso un pugno mentre nel palmo della mano sta esplodendo una granata. È il confinamento inerziale ed è l'unica cosa che separa un botto sporco da una città cancellata dalle mappe. La reazione vince. La pressione interna supera ogni limite immaginabile. Il nucleo esplode. Ma non esce fuoco. Non ancora. La temperatura è così alta
decine di milioni di gradi, che la materia non emette luce visibile, emette raggi X molli. Sono invisibili ai tuoi occhi, ma trasportano un'energia cinetica devastante. In questo momento, la bomba è ancora tecnicamente intatta. Il guscio d'acciaio esterno non si è ancora rotto, ma è trasparente per i raggi X come il vetro lo è per la luce del sole. L'energia esce dal guscio e colpisce l'aria circostante. E l'aria muore. Gli atomi di azoto e ossigeno dell'atmosfera vengono strappati via, spogliati dei loro elettroni, riscaldati all'istante fino all'incandescenza. Si forma una bolla di fuoco sferica, ma non è fuoco chimico, è aria trasformata in plasma. Qui succede una delle cose più strane e visualmente incredibili della fisica nucleare. Si chiama effetto rope trick, il trucco della corda. La bomba era tenuta sospesa da cavi d'acciaio, ricordi? Quei cavi sono solidi, freddi, ma quando la radiazione esce dalla bomba alla velocità della luce, colpisce i cavi prima che l'onda d'urto fisica possa romperli. I cavi assorbono l'energia e vaporizzano all'istante. Diventano linee di plasma incandescente, bianche, luminosissime, che disegnano forme spettrali nell'aria. Per un millesimo di secondo vedi la bomba sospesa nel nulla, circondata da questi tentacoli di luce che friggono, mentre il guscio della bomba è ancora, incredibilmente, visibile al centro. È l'ultima fotografia dell'oggetto umano prima che venga cancellato dall'esistenza. È un glitch nella realtà. La luce è arrivata prima della distruzione. La palla di fuoco inizia a espandersi. È vorace. Mangia tutto. La torre d'acciaio su cui era appoggiata la bomba, vaporizzata. Non fusa, vaporizzata. L'acciaio diventa gas verde che si mescola al fungo atomico. La sabbia del deserto sotto la torre viene investita da un calore tale che si trasforma in vetro, un vetro verde, radioattivo, che chiameremo trinitite. Ma guarda bene la luce. Se avessi una telecamera super veloce, vedresti che la luce si spegne per un attimo. La palla di fuoco diventa così densa, così compressa dall'onda d'urto che la spinge, da diventare opaca. Intrappola la sua stessa luce. Per un attimo il sole artificiale si oscura. Poi l'onda d'urto si stacca. L'aria diventa di nuovo trasparente e la luce torna fuori, 1000 volte più forte di prima. È il doppio flash, la firma inconfondibile di un'esplosione nucleare. Nessun esplosivo chimico lo fa. Solo l'atomo batte 2 volte le palpebre. Ora arriva il suono, o meglio, la pressione. L'onda d'urto si è staccata dalla palla di fuoco e viaggia supersonica attraverso la valle. Non è un vento forte, non è un uragano, è un muro solido. L'aria viene compressa così tanto da diventare dura come il cemento per un istante. Quando colpisce le case costruite per il test a chilometri di distanza, non le spazza via, le frantuma, le sbriciola come se fossero fatte di cracker. La differenza di pressione tra l'esterno e l'interno delle strutture le fa esplodere. E subito dopo, il vuoto. L'aria è stata spinta via così violentemente che si crea un vuoto pneumatico che risucchia tutto indietro, verso il centro dell'esplosione. Prima il pugno che ti schiaccia, poi la mano che ti trascina nell'inferno. È un respiro cosmico, espirazione, inspirazione, morte. Ma la cosa più spaventosa non è il rumore, è la luce. La luce termica viaggia più veloce dell'onda d'urto, arriva istantaneamente, è così intensa che brucia le superfici prima che il calore possa penetrare all'interno. Se c'è un oggetto tra te e l'esplosione, quell'oggetto proietta un'ombra. Ma non è un'ombra di buio, è un'ombra di non bruciato. Tutto intorno all'ombra, la vernice dei muri, l'asfalto della strada, la pelle delle persone,
viene carbonizzata istantaneamente. Dove c'era l'ombra, il colore rimane intatto. A Hiroshima abbiamo trovato le ombre di persone che non esistevano più. Persone vaporizzate in un istante, che hanno lasciato solo la loro silhouette stampata sul cemento come una fotografia negativa. L'unico ricordo che l'universo ha conservato di loro è il punto dove hanno bloccato la luce per un microsecondo. Infine, la gravità si ricorda di esistere. La palla di fuoco è calda, leggera, meno densa dell'aria fredda intorno. Quindi inizia a salire. Sale veloce, come una mongolfiera impazzita. Mentre sale, crea una corrente ascensionale che risucchia polvere, detriti, fumo e quel gas verde che una volta era la torre d'acciaio. Si forma il gambo. In alto, l'aria si raffredda e si espande, appiattendosi contro gli strati alti dell'atmosfera, la stratosfera. Si forma la testa, il fungo atomico. Non è solo una nuvola, è una tomba. Contiene tonnellate di materiale radioattivo che ora verranno trasportate dai venti in tutto il mondo. Stronzio, cesio, iodio. Elementi che entreranno nell'acqua, nell'erba, nel latte, nelle ossa dei bambini nati 10 anni dopo. L'esplosione è finita in pochi secondi. L'avvelenamento durerà millenni. Torniamo al silenzio. Il deserto è cambiato. La sabbia è vetro. La torre non c'è più. L'aria ha un sapore metallico di ozono e morte. Quello che è successo in quel microsecondo non è stata solo un'esplosione. È stata una violazione delle regole. Abbiamo preso la forza che tiene insieme l'universo, la forza che accende le stelle, e l'abbiamo usata per scavare una buca nella sabbia. Abbiamo dimostrato che la materia solida è un'illusione, che tutto ciò che vedi, la sedia su cui sei seduto, il telefono che hai in mano, la tua stessa pelle, è solo energia condensata che aspetta l'occasione giusta per liberarsi. Bastano pochi chili di metallo grigio per trasformare una città in un ricordo. La stabilità del mondo è fragile come un cristallo. Robert Oppenheimer, guardando quel fungo salire nel cielo del New Mexico, citò un antico testo indù. Ora sono diventato morte, il distruttore di mondi. Non era arroganza, era terrore. Aveva capito che da quel momento in poi l'umanità non avrebbe mai più potuto dormire tranquilla. Avevamo rubato il fuoco agli dei e il fuoco scottava. Oggi migliaia di queste sfere dormono nei silos di tutto il mondo. Sono più piccole, più efficienti, 1000 volte più potenti di The Gadget. Dormono nel silenzio, aspettando quel segnale elettrico, aspettando di comprimere il loro cuore di metallo, aspettando quel singolo microsecondo in cui la fisica impazzisce. La prossima volta che guardi il sole, ricorda cosa stai guardando. Non è un fuoco tranquillo, è una bomba atomica che esplode continuamente, tenuta insieme solo dalla sua stessa gravità. Noi siamo vivi solo perché quella reazione avviene a 150 milioni di chilometri da qui. Abbiamo provato a portarla sulla Terra e ci siamo riusciti. La domanda ora non è più se possiamo farlo. La domanda è se sopravviveremo all'averlo fatto. Io sono Renderium e questo è il potere nascosto nella polvere di cui siamo fatti. Iscriviti per continuare a esplorare l'abisso insieme a noi.